Lei dice di aver scoperto dove Moro era imprigionato. Sì, una serie fortuita di circostanze. Era a Pontassieve in via di Monteloro, di fronte al civico 42. Guardi, è tutto descritto nel libro perché in realtà io nel primo volume mi ero fermato a una considerazione. La cosiddetta direzione strategica, che poi era una congrega di servi, era questo è un fatto oramai accertato, era a Firenze durante il rapimento. È chiaro che se tu lo hai detenuto dalle parti di Roma, perché te ne vai a Firenze? Tu te ne vai a Firenze perché la tua preda è da quelle parti. Poi, adesso l'ho spiegato in dettaglio, partecipo a una festa di compleanno di un professore, Cesare Marchetti, che avevo conosciuto attraverso internet quando collaboravo con Italia Oggi. Lui era un analista di sistemi dello IASA, era rimasto colpito da un mio lavoro sulla strategia e da una mia definizione di strategia. E mi invitò a casa sua, andai più volte. L'ultima volta io partecipai alla sua festa di compleanno nel 2022. Era... Lui fece un'affermazione che mi lasciò, ci fermammo a chiacchierare prima del pranzo e mi disse che era maggio, erano i giorni di Chernobyl, mi disse che lui era stato a Chernobyl ed era scappato via perché aveva visto che il disastro era imminente grazie a un funzionario, come disse lui, bischero, da bravo toscano diceva bischero. E io a quel punto, lui mi aveva già parlato della prigione di Moro, ma non gli avevo dato grande importanza perché il personaggio era bizzarro, stravagante, no? Ma quando mi disse quello, io lo guardai dritto negli occhi e dissi: Cesare, tu sei un agente sovietico ad altissimo livello, altrimenti, avendo conoscenza di questi segreti, ti avrebbero fatto fuori seduta stante con una pallottola dietro l'orecchio. E ricordo ancora proprio il sorriso ineffabile di Cesare Marchetti e il suo lievissimo cenno col capo. Quando lasciai la festa, e io avevo già decrittato una parte degli anagrammi di Moro dove lui parla di luogo dantesco. Io dal ristorante, andando verso l'autostrada, passo e vedo Casa di Beatrice. Ma ricordo, fermai la macchina, ero esterrefatto. E poi c'era la cappella di San Miniato. E più avanti la casa di Dante, più terra dantesca di quella non c'era. E quindi l'indicazione di Cesare, che mi fu confermata quel giorno, che la prigione era lì in via di Monteloro a Pontassieve, trovò un forte riscontro. Questo io lo comunicai con Peck al procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. E mi fu risposto da un ignoto funzionario che non potevano ricevere quella denuncia. Ora la PEC, come tutti sanno, è più di una raccomandata con ricevuta di ritorno, non è una denuncia anonima. Bene, sono qua. Questa è la magistratura che non vuole essere riformata. Lei afferma che anche Gelli era implicato. Non lo dico io. Gelli era un agente del KGB, è tutto nelle carte, non me lo faccia ripetere.
ed era noto a tutti. Io sono un dilettante, non sono un investigatore, non sono un agente segreto. Ho messo le mani sulle carte. Era noto a tutti dal 1951. La signora Tina Anselmi sapeva perfettamente, mentre dirigeva quella buffonata di commissione, che Gelli era agente, non informatore, cooperatore, agente del KGB. E il colonnello dei carabinieri Federico Benincasa, che aveva documentato questa situazione, fu perseguitato dalla Procura di Bologna, che poi, 20 anni dopo, ha detto che Gelli è implicato, è un mandante della strage del 2 agosto 1980. Ma scusate, io non capisco niente, non capisco nulla di procedura penale, non capisco nulla di segreti di Stato, sono un dilettante. Ma come fate a chiamare in causa Licio Gelli e a oscurare la sua condizione di agente del KGB? E badi che non lo sappiamo solo noi. Nel 1994 viene pubblicato su un giornale, su un quotidiano dell'Azerbaigian, dove noi abbiamo un'ambasciata, abbiamo un agente che fa da collegamento. Tutti in silenzio. Nel 2006 esce un libro in Francia dove racconta e documenta le stesse cose, non viene tradotto in Italia. Le connessioni dirette, strette, fra Partito Comunista Italiano, Gladio Rossa e KGB sono documentate solo da due studiosi italiani, Vito Sibilio e Rocco Turi, un giovane storico e un prof di sociologia. Quando la Casa Marsilio pubblica il libro di Rocco Turi, Gladio Rossa, 4 mesi dopo gli restituisce i diritti e ritira il libro dagli scaffali. La casa editrice Marsilio, vicina al Partito Socialista. Ma una delle posizioni chiave da esplorare è proprio quella del Partito Socialista. Io lo faccio nei miei libri, ma solo in parte. A un certo punto ho mandato una mail a Claudio Martelli chiedendogli se era disponibile a darmi dei suoi ricordi. Quando gli ho chiesto come mai Giuliano Vassalli, socialista, avvocato, legale della famiglia Moro, non ha mai, dico mai, accennato alle 4 costole rotte, né negli atti giudiziari di sua competenza, né davanti alle commissioni. Martelli Claudio non mi ha mai risposto. Craxi lo chiamano statista per quello che avvenne a Sigonella. Ma quale statista? Sull'aereo a Sigonella c'era tutto lo Stato Maggiore del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che era una branca, non affiancata, no, una branca diretta del GRU, il servizio segreto militare sovietico. Operava in Palestina attraverso il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Questi avevano
assaltato una nave italiana dirottata e avevano ucciso un passeggero lasciandolo dissanguare appeso alla fiancata della nave a testa in giù. Bene, Craxi sarebbe stato uno statista se, impedendo come ha fatto agli americani di prenderlo, poi lo avesse catturato lui insieme a tutto il suo Stato Maggiore, avesse catturato Abu Abbas insieme a tutto il suo Stato Maggiore e lo avesse rinchiuso nelle patrie galere. Questo avrebbe fatto uno statista, non lo ha fatto. L'FPLP è un fornitore di armi ed esplosivi alle Brigate Rosse. L'FPLP, tutelato da Craxi, e indirettamente, come abbiamo visto da Giuliano Vassalli, è il fornitore di armi e di esplosivi delle Brigate Rosse. 8 processi nulli, 4 inchieste parlamentari, commissioni di inchiesta parlamentari raggirate con documenti fasulli. Gli ultimi documenti fasulli sono quelli della commissione Fioroni, del medico Fioroni che vede il cuore qua.